Questo è il primo video di una nuova serie che mi andava ad inaugurare. Probabilmente lo sapete o lo immaginate, non ho proprio un gusto squisito nella scelta di film da vedere. Uno dei metodi che utilizzo è quello di guardare la filmografia di un certo attore e già da un po' di tempo ho cominciato a guardare la filmografia degli attori apparsi in Streghe, una di quelle cose che possiamo tranquillamente definire una mia ossessione. Naturalmente ho già visto quasi tutti i film delle tre attrici del trio originale, però spesso mentre guardo la serie, di cui ho cominciato un rewatch proprio di recente, mi fermo a riflettere su quanto poco mi possa piacere Brian Krause come attore e nel voler comunque guardare tutta la sua filmografia ho deciso di utilizzarlo come soggetto per il primo video di Filmography. In pratica è una rubrica di video in cui parlo della filmografia di un attore che io non reputo poi così tanto dotato. Naturalmente si tratta della mia opinione e voi siete liberi di amare qualsiasi attore vogliate. Ho deciso di dividere questi video in più parti, intanto perché mi ci vuole un sacco di tempo per reperire e guardare tutti i film e gli episodi e rischio di dimenticarmi completamente quello che ho visto, oltre al fatto che nel frattempo sto preparando altri video e ovviamente le recensioni no. Ma poi so essere abbastanza prolisso e vorrei evitare di prendermi le giornate per parlare di una ventina di film. Quindi in questo video parlerò dei primi 5 titoli che sono riuscito a trovare procedendo in ordine cronologico. La primissima apparizione di Brian Krause è in una serie TV del 1989, TV 101. Brian Krause appare nell'episodio 6 della prima e unica stagione, intitolato Kangaroo Gate, e interpreta uno studente della scuola. Sicuramente non sarà stato molto più che una comparsa, per cui il fatto che non abbia trovato questa serie da nessuna parte non sarà troppo un problema. Sempre del 1989, Match Point, un film per la TV di genere family, di produzione statunitense e canadese. Anche questo non sono riuscito a trovarlo e qui un po' mi dispiace perché da quello che ho capito Brian Krause aveva un ruolo da protagonista. Purtroppo queste sono le uniche informazioni che ho, non sono riuscito a trovare una trama e come vedete non ho trovato neanche un poster. Rimarremo per sempre col dubbio. Autostop per il cielo. Un angelo in prova, rimandato sulla terra, si allea con un ex poliziotto per aiutare la gente. Una serie ovviamente statunitense, i cui protagonisti erano interpretati da Michael Landon e Victor French. La serie è andata in onda dal 1984 al 1989 e Brian Krause appare nell'episodio 8 della quinta e ultima stagione, intitolato Goodbye Mrs. Linka. Un professore viene costretto ad andare in pensione per via dell'età, ma i suoi studenti cercheranno di salvare il suo lavoro. Krause interpreta un ragazzo che appare per pochissime battute in un paio di scene e non ha una funzione troppo importante, ma ha sempre quella sua espressione un po' idiota, che però in faccia ad un liceale ci sta abbastanza bene. Non entrerò troppo nel merito dell'episodio, perché francamente sono in disaccordo su tutta la linea per quanto riguarda la trama. Posso solo dire che ha 70 anni e l'attore che interpreta il professore ne ha 80, quindi il personaggio se li porta anche male. Non è proprio pensabile lasciare un insegnante in balia degli adolescenti. Altra ricerca fallita, questo video sta andando a rotoli. 1989-90, Anne Gillian, anche noto come The Anne Gillian Show, una sitcom con protagonista, indovinate un po', Anne Gillian. Brian Krause appare negli episodi 3 e 7 della prima e unica stagione, nel ruolo di un certo Tom Murphy, ma non ho altre informazioni in merito, perdonatemi. Speriamo che gli anni 90 ci diano più soddisfazione. CBS School Break Special è una serie ontologica di speciali pomeridiani della CBS, andata in onda dal 1984 al 1996, rivolta agli studenti e in cui sono narrate le vicende di alcuni adolescenti e i loro problemi. Brian Krause appare in American Eyes, episodio 4 della settima stagione, andato in onda nel marzo del 1990. John Henderson, interpretato da Jason Scott Lee, è un ragazzo di origine coreana adottato da una famiglia americana. In seguito a varie vicissitudini, tra cui anche del bullismo razzista, decide di frequentare un campo estivo coreano-americano per imparare di più sulla sua eredità culturale. Brian Krause interpreta il fratello adottivo Matt, che contribuirà non poco alle decisioni di John. Comincia a delinearsi la sua aver da attore non molto dotato, coronato anche con una scena drama quindi non indifferente. Comunque credo che di per sé l'episodio serva al suo scopo, con questo stile anni 90 molto settimo cielo che però quando eravamo giovani ci piaceva. Ancora 1990, la prima apparizione di Brian Krause in un vero e proprio film, dal titolo originale An American Summer, in Italia tradotto come L'esperienza americana. Il film pare ispirato in parte alle avventure di Tom Sawyer, ma considerato gli elementi tratti dal romanzo, potevano arrivarci anche senza scomodare Mark Twain. Tom, interpretato da Michael Landon, è un ragazzo di Chicago che è stato mandato a vivere dalla zia a Los Angeles per l'estate. Lì farà amicizia con i ragazzi del posto e troverà una ragazza, imparerà a fare surf e si troverà ad essere testimone di un omicidio. Secondo me, se avete nostalgia dei primi anni 90, correte subito a guardare questo film. Ci sono tutti i cliché del teen drama immersi così tanto nella
della cultura degli inizi degli anni 90 da sentirsi male, però dovete essere dei 14 anni cinematograficamente anziani per poter apprezzare almeno un po' la trama. Brian Cross, più bruttarello del solito, interpreta Joy il bagnino e fa la sua comparsa in un momento cringissimo. Mentre il nostro protagonista pensa che un suo amico stia affogando, lui sta flirtando con delle ragazze e quando una delle due gli tocca degli addominali assolutamente inesistenti ed esclama come sono duri, lui con un'espressione da maniaco risponde io ho tutto duro e io avrei voluto avere una botola di emergenza per fuggire lontano. Nel cast anche Brian Austin Green, il David Silver di Beverly Hills 90210. Ancora un fallimento. Un altro film che non sono riuscito a trovare e di questo mi dispiace perché prometteva abbastanza trash. 1991, Earth Angel, un fantasy comedy tremendamente anni 90. Brian Cross interpreta un certo Mike che da quello che ho capito è tipo un belloccio Latin lover un po' idiota, un ruolo che evidentemente gli calzava molto in quel periodo. Ancora 1991, ritorno a Laguna Blu, contemporaneamente un sequel e un remake di Laguna Blu del 1980. Non avevo mai visto Laguna Blu e l'ho recuperato per prepararmi alla visione di questo film. Le due storie sono praticamente identiche, ma secondo me la trama di Laguna Blu dà una visione più completa del modo in cui due bambini possano crescere da soli su un'isola deserta. In particolare i due nuovi protagonisti mi sembravano più preparati a ciò che succede al corpo durante la crescita e certe cose mi sono sembrate meno spontanee e naturali rispetto al primo film. L'unica cosa che effettivamente il sequel aggiunge è il concetto per cui la civilizzazione è un principio assolutamente relativo. C'è un errore di continuità secondo me abbastanza importante rispetto al finale del primo film, ma suppongo che fosse una forzatura accettabile per giustificare il fatto che i due protagonisti del primo film non vengano minimamente mostrati. Ritorno a Laguna Blu ha ricevuto la bellezza di 5 nomination ai Razzie Award, tra cui 2 nomination come peggior attore esordiente a Brian Cross, la cui performance per ora mi pare la peggiore, e alla coprotagonista Milla Jovovich, la quale ha dichiarato che sia stato il peggior film a cui abbia mai preso parte. Del 1991 è anche December, un altro film che purtroppo non sono riuscito a recuperare. In realtà mi sembra di capire che sia un film abbastanza mediocre e la performance di Brian Cross da telenovela. Se qualcuno di voi dovesse averlo visto, scrivetemi nei commenti cosa ne avete pensato. 1992, un film scritto niente meno che da Stephen King, I Sonnambuli. Si tratta naturalmente di un horror e la storia racconta di due strane creature sovrannaturali, madre e figlio, che si trasferiscono in una piccola cittadina alla ricerca di una giovane vergine di cui nutrirsi. Il signor King non me ne voglia, ma ci sono delle cose poco chiare. Il fatto che non sia chiara la natura di queste creature mi sembra accettabile, anche perché mi sembra di aver capito che sia un tratto distintivo della scrittura di King. Ma perché si chiamano sonnambuli quando la loro natura non ha chiaramente a che fare con il sonno? O perché i loro unici nemici sono i gatti? Per quest'ultima cosa sembra esserci un vago riferimento agli antichi egizi, ma nessuna spiegazione. Per il resto è un horror nella media, direi, però con dei momenti piuttosto bassi, tipo quando un uomo viene ucciso accoltellato con una pannocchia. Non sto scherzando. Un avvertimento agli amanti dei gatti. Sì, i gatti sono i veri eroi di questo film e Clovis è il vero protagonista, ma a questo si contrappone il fatto che viene mostrata abbastanza chiaramente la morte di almeno 2 gatti, quindi ecco, io vi ho avvisato. Brian Cross interpreta Charles Brady, il giovane sonnambulo protagonista. Ovviamente non mi ha soddisfatto molto la sua recitazione e anzi lo apprezzavo molto di più quando aveva l'aspetto da mostro. Io ne ho sospettito, infatti poi ho scoperto che era una controfigura. Mi è abbastanza piaciuta Alice Krieger, che interpreta sua madre, per quanto non sia proprio uno di quei personaggi con cui sia facile empatizzare. Nel cast anche un cameo francamente inutile dello stesso Stephen King, è Ron Perlman, il cui personaggio mi ha dato fastidio, perché sembra essere quasi importante, pur apparendo verso la fine del film, per poi rivelarsi incredibilmente inutile, e la sua performance mi ha fatto capire che, per quanto possa essere un'opinione impopolare, potrei tranquillamente utilizzarlo per un'altra puntata di questa rubrica. Tiriamo un po' le somme. In linea generale il titolo peggiore della cinquina credo sia L'esperienza americana, ma se ve ne dovessi consigliare uno su tutti, forse direi l'episodio di CBS Cold Break Special. Per quanto riguarda Brian Cross, se dovessi essere ipercritico, direi che la sua miglior performance finora è nell'episodio di Autostop per il cielo, in cui forse dice una battuta e si vede per 20 secondi scarsi. Per il suo ruolo peggiore c'è la lotta, ma direi Ritorno a Laguna Blu. Spero che l'idea di questa serie di video vi possa interessare e divertire e spero che continuerete a seguire le prossime puntate in cui parlerò degli altri film di Brian Cross. Naturalmente consigliatevi tutti i peggiori attori che conoscete, ditemi se conoscete e avete visto i titoli di cui ho parlato e cosa ne pensate di Brian Cross, ma soprattutto qualcuno mi faccia avere notizia dei titoli che non ho trovato. Continuate a seguirmi qui e agli altri link che trovate nell'info box. Io e Brian Cross vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!